Ciao a tutti, io sono Cap e queste sono robe da Cap. A breve, brevissimo, ci saranno le elezioni degli Stati Uniti d'America. Possiamo dire che sono le elezioni che tutto il mondo segue, non tanto per sapere se vincerà il candidato democratico o quello repubblicano, ma semplicemente per sapere quale sarà lo Stato che avrà la dichiarazione da guerra da parte del nuovo presidente. Attenzione spoiler, un indizio potrebbe essere la quantità di petrolio e risorse di questo Stato. Ma qui non si sta facendo politica, si sta facendo solo informazione. Si vota quindi la prossima settimana e come sempre di martedì e di novembre. Ma perché questo? Bisogna tornare indietro al 1884, quando il Congresso degli Stati Uniti si riunì e prese la decisione che ci sarebbe stato da lì a poi un solo giorno per le votazioni. Infatti fino ad allora i vari stati potevano decidere autonomamente un giorno per le votazioni, purché si svolgessero entro il 3 dicembre. Questo con l'andare del tempo, con l'avvento del telegrafo, ma anche con i mezzi di comunicazione, era diventato un problema, perché le elezioni, i risultati di alcuni stati potevano andare a influire le votazioni degli altri stati successivi. E quindi decisero, basta, un giorno si voterà. Dobbiamo ricordare che gli Stati Uniti in quel periodo sono una società prettamente agricola e fortemente religiosa, e soprattutto che a votare sono gli uomini bianchi proprietari di terra. Si scelse novembre perché i lavori nei campi erano terminati e si andava incontro a una quiete invernale. Inoltre il clima di novembre permetteva ancora di potersi spostare. In alcuni stati, diciamo, che più avanti avrebbero avuto il problema appunto delle forti nevicate. Si spostavano perché? Perché non si votava nei piccoli paesetti, ma solamente nelle grandi città, e quindi per andare a votare gli elettori dovevano viaggiare anche un giorno intero. Scelto il mese, occorreva scegliere il giorno, e qui non fu facile. Innanzitutto la domenica fu esclusa perché era il giorno del Signore, quindi tutte le attività che venivano svolte dovevano essere legate alla sfera religiosa, e quindi non si poteva neanche viaggiare, e soprattutto figuriamoci se si poteva votare. Il lunedì fu escluso perché, essendo le città dove si votava distanti, per poter arrivare in tempo per votare, gli elettori dovevano muoversi e iniziare il viaggio in calesse già la domenica, e di domenica non si poteva viaggiare. Il sabato, stessa identica cosa, ma al contrario, nel senso che per votare il sabato si potevano incamminare il venerdì, ma per fare il ritorno a propria casa si dovevano trovare a viaggiare di domenica, e quindi non si viaggia di domenica, se non avete ancora capito. Il venerdì escluso, giorno infausto, metti caso che poi ti capita un venerdì 13, chi te va a votare? Nessuno. Ma soprattutto il presidente viene eletto di venerdì 13 non è ben augurante. Mercoledì no, perché il mercoledì era il giorno del mercato degli agricoltori, e quindi gli agricoltori per andare a votare avrebbero perso un'ingente quantità di soldi. Allora il giovedì non andava neanche bene il giovedì, perché sempre questa questione del viaggio, per votare di giovedì si sarebbe dovuti incamminare già il mercoledì, e quindi perdere il mercato degli agricoltori. Fu scelto martedì anche perché era l'unico giorno che era rimasto, e soprattutto questo permetteva di incamminarsi lunedì e di essere il mercoledì già a casa per il mercatino degli agricoltori. Da allora, dal 1884, si vota ogni 4 anni il martedì di novembre. Però attenzione, perché novembre c'ha una data che è particolare, che è il 1° di novembre, è il giorno di Ogni Santi, la notte di Halloween, e essendo una giornata festiva non si può votare, e quindi si inventarono questa cosa qua. Si vota a novembre il primo martedì dopo il primo lunedì. Sì, è scritto in questa maniera, perché scrivere si vota il primo martedì di novembre purché non sia il 1° di novembre era troppo facile. Nel 2024 si voterà
di martedì 5 novembre, perché comunque l'arco di tempo in cui possono essere svolte quelle elezioni va dal 2 di novembre all'8 di novembre. Teniamo presente che il nuovo presidente non entrerà subito in carica, ma giurerà il 21 di gennaio. Un tempo avveniva a marzo, questo perché c'era bisogno di molto tempo per il conteggio dei voti, adesso è la cosa un po' ristretta, quindi il 21 di gennaio giurerà il Presidente degli Stati Uniti, o se fosse domenica il 22, questo in generale, sempre che poi qualcuno non dia l'assalto al Campidoglio come l'ultima volta. Spero che questo video ti sia piaciuto, spero che tu abbia imparato qualcosina in più e ti sia divertito, e se ti è piaciuto questo video lasciami uno scritto nei commenti, lasciami un like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, e qualche altra cosa no. Alla prossima, ciao!